Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi siamo qua per provare il nuovissimo prodotto di Bluetti, il Bluetti EB3A, una centrale elettrica portatile più economica, leggera e tecnologica che ci sia sul mercato. Bluetti ha deciso di bullizzare completamente la concorrenza con due prodotti agli antipodi. Uno è questo qua, che è per l'appunto la centrale più piccola ed economica, e a breve andremo a vedere anche qualcosa di molto più grosso e molto più potente. Comunque oggi siamo qua per parlare di lei. Vi dicevo, è la centrale anche più tecnologica, proprio perché uno può pensare che tenendo un prezzo più basso rispetto, diciamo, a tutte le altre centrali che sono state prodotte da Bluetti, probabilmente ci siano delle cose a cui si debba rinunciare. In realtà credo che questa sia la base di partenza sulla quale probabilmente Bluetti svilupperà tutte le evoluzioni delle prossime centrali che già esistono e che magari verranno anche riviste e riaggiornate, proprio perché, come vi dicevo, qua abbiamo veramente un concentrato di tecnologia molto condensato in uno spazio incredibilmente piccolo. Come avete visto dall'apertura, dall'unboxing, la prima cosa che possiamo notare è che non c'è un alimentatore, quindi già questo è un grandissimo vantaggio. Abbiamo un cavo di alimentazione e basta, quindi l'alimentatore è interno alla centrale, questo la rende ulteriormente leggera e pratica. Poi abbiamo un inverter da 600 watt di potenza nominale, quindi questi sono garantiti, onda sinusoidale pura, quindi nessun compromesso anche per quanto riguarda la purezza del segnale, e picco da 1200 watt. Ci tengo a precisare, come al solito, che il picco è molto relativo, quindi non fate affidamento su questa potenza di picco, ma fate sempre affidamento sulla potenza nominale di una centrale portatile. Quindi 600 watt cosa sono in grado di far funzionare? Parecchie cose, parecchi elettrodomestici di casa, parecchi elettroutensili. Soprattutto è una centrale che si presta molto bene per caricare batterie di droni, fotocamere, per l'utilizzo di PC, notebook, e anche per l'utilizzo di piccoli frigoriferi portatili. L'altra caratteristica tecnica incredibile di questa centrale è che è anche UPS, quindi gruppo di continuità. Quindi abbiamo anche questa funzione in una centrale così piccola, che è utilissima. Quindi cos'è un UPS? Praticamente, se voi siete a casa, ad esempio, a lavorare al PC, state facendo un lavoro importante, avete paura che per qualche motivo salti la corrente, voi collegate il PC alla centrale alla rete elettrica. Nel momento in cui dovesse andare via la corrente, in pochissimi millisecondi si passa dalla corrente di casa alla corrente della centrale. Questo per evitare che il vostro lavoro vada perso. Questo è uno degli esempi, gli esempi possono essere altri, questo è il primo che mi viene in mente. Dopo lo andremo a testare, ovviamente tutte le sue funzioni, anche questa funzione UPS. Poi l'altra cosa interessante che vi dicevo, proprio per questo è un concentrato di tecnologia, è anche la connettività. Ha la connettività Bluetooth allo smartphone tramite l'applicazione di Bluetti, che è un'applicazione molto ben fatta e molto utile. Con l'applicazione non dobbiamo registrarci, non è necessario fare nulla, con il Bluetooth possiamo collegarci direttamente alla centrale e gestire tutte le sue varie funzioni. Dopo andremo a vedere anche questa, ma adesso facciamo un piccolo tour per vedere com'è questa centrale, le sue dimensioni, le varie uscite, ingressi, eccetera, eccetera. Allora andiamo a vedere proprio come è fatto fisicamente questo Bluetti. Come vi dicevo, guardate quanto è piccolo. Questa è la mia mano. È piccolissimo e leggerissimo, pesa meno di 5 kg, quindi è una centrale veramente super portatile questa. Come uscite abbiamo quella per l'accendisigari a 12 volt, due uscite tramite due connettorini 12 volt 10 ampere, due USB 5 volt 3 ampere, quindi non sono quelle rapide, sono quelle normali, una USB Type-C da 100 watt, la classica lucina LED che troviamo sulle piccole centrali di Bluetti. Poi abbiamo l'uscita per la 220, quindi una presa sola, input per
i pannelli fotovoltaici che dopo andremo a testare 12-28 volt 8,5 ampere, quindi qua ci troveremo proprio alla grande con il pannello di Bluetti da 200 watt. Io ce l'ho, dopo andremo a vedere. Qua abbiamo l'input per il cavo di alimentazione, ricarica molto rapida fino a 400 watt volendo, e qua c'è un piccolo breaker. In caso di sovraccarico scatterà questo breaker e noi lo andremo eventualmente a disinserire schiacciandolo. Questi pulsanti, vedete, servono per attivare la 12 volt o la corrente alternata. Adesso è tutto attivo. Vedete che poi sul display vi viene anche segnato. Il display è molto bello, è cambiato rispetto a quello delle B70 per esempio, le indicazioni sono molto chiare, c'è anche la stima delle ore residue della nostra centrale, qua la percentuale con questo arco per dare un'indicazione visiva di quanta autonomia residua abbiamo. I watt in ingresso e i watt in uscita. Ora è impostata la modalità Eco come la Bluetti B70, anche qua abbiamo la modalità Eco che è attiva di base, praticamente se non rileva carichi dall'inverter, dopo 4 ore si disattiva per evitare appunto che l'inverter consumi energia inutilmente. Come sappiamo, l'inverter di base ha un consumo più elevato rispetto alla corrente continua a 12 volt e quindi sempre meglio, se non lo usiamo, tenerlo spento. Abbiamo il pad anche per la ricarica wireless del telefono, che adesso andrò a appoggiare sopra. Ok, funziona, quindi non manca veramente nulla. Poi c'è anche questo maniglione per il trasporto, molto comodo. Lateralmente cosa abbiamo? Abbiamo le prese d'aria, è una centrale molto molto silenziosa. Ovviamente la cosa che mi sono dimenticato di dirvi, la cosa fondamentale di questa centrale è ovviamente il prezzo è anche basso perché ha una piccola autonomia e quindi questa centrale ha un'autonomia di 268 Wh con batterie comunque sempre litio ferrofosfato che ci garantiscono oltre i 2500 cicli di ricarica per poi passare all'80% della propria autonomia. Quindi batterie litio ferrofosfato sono le batterie più sicure ed affidabili che ci siano sul mercato al momento, e quelle più longeve, quindi anche da questo punto di vista questa centrale utilizza sempre i top di gamma per quanto riguarda le batterie. Il regolatore di tensione è sempre un MPPT, quindi un ottimo regolatore di tensione, 200 watt in ingresso. Diciamo che l'unico compromesso di questa centrale è proprio la piccola autonomia di 268 Wh, quindi dovete regolarvi anche in base a cosa dovete fare. È ovvio che non potete pensare di far andare una casa intera con questa piccolissima centrale, è scontato che non si possa fare. Dovete calcolare, praticamente prendete i vostri elettrodomestici, vedete l'assorbimento che hanno e in base a quelli calcolate, non so, se assorbe 50 watt, considerate 268 diviso 50, in realtà c'è una formula più precisa perché questi 268 watt vanno considerati al 90% perché c'è una piccola parte di assorbimento dell'inverter, quindi fate conto che con 50 watt di assorbimento pressappoco saremo sulle 4 ore e mezza di utilizzo, quindi questo è fondamentale, fatevi sempre molto bene i calcoli quando scegliete una centrale perché dovete fare la scelta in base a quello che realmente di cui avete bisogno. Il primo test che andremo a fare è quello molto classico delle batterie degli elettroutensili. L'inverter adesso è attivo, colleghiamo. Vedete, in questo momento abbiamo 216 watt in uscita, doppia batteria. Per questa tipologia di elettroutensili non abbiamo alcun tipo di problemi, possiamo caricarli senza alcun problema. Siamo ampiamente dentro il range di utilizzo. Vedete, con 220 watt ci dà 1 ora e 10 di autonomia residua.
Una cosa che molti spesso chiedono è se si possa utilizzare la centrale mentre è sotto ricarica dei pannelli fotovoltaici. La risposta è sì, può essere utilizzata. Dopo andremo a fare questa prova proprio collegando il pannello fotovoltaico. Considerate che, vabbè, se adesso vi dà questa autonomia col pannello collegato, facciamo che entrino 140 watt magari oggi, ovviamente l'autonomia aumenta perché praticamente compensate con l'energia in ingresso dal pannello fotovoltaico. Un altro test che mi piace fare è quello del frigorifero a compressore a 220. Questa tipologia di frigorifero ha dei brevi picchi molto elevati, dopodiché si stabilizza ed ha un consumo intorno ai 35-40 watt. Vediamo, facciamo partire, vediamo se è in grado di reggere il picco del frigorifero. 648 avete visto? Ecco, ha superato la potenza nominale. Nonostante abbia superato la potenza nominale, adesso sia a 363 watt, vedete, l'ho messo alla massima potenza del frigorifero, non abbiamo avuto alcun problema. Questo significa che i picchi oltre i 600 watt funzionano molto bene, quindi siamo sicuri dei 600 watt, ma per elettrodomestici come questi, in cui per pochissimo tempo c'è un picco oltre i 600 watt, non abbiamo problema a reggere, quindi vedete, si comporta benissimo anche col frigorifero, piccolo frigorifero, un frigorifero piccolo, un frigobar, che funziona con la 220. Se siamo riusciti a far funzionare il frigorifero a 220 che ha uno spunto maggiore, sicuramente non avremo problemi a far funzionare il frigorifero che va con 12-24 volt. Proviamo subito, attivo il compressore mettendo la minima temperatura del frigorifero adesso. Sentite, è partito, abbiamo un assorbimento di 40 watt, qua il compressore ha uno spunto minore rispetto a quello della 220, quindi non abbiamo alcun tipo di problema, funziona benissimo. Con 40 watt questo assorbimento abbiamo un funzionamento stimato di circa 5 ore e mezza. Considerate che il frigorifero consuma solo quando il compressore è attivo, quindi alterna fasi in cui il compressore è attivo e il compressore si spegne. Quindi questa stima è maggiore. Penso che almeno una decina di ore dovremo farcela a tenerle con un frigorifero di questo genere. Ma fino ad ora abbiamo visto tutto quello che EB3A è in grado di far funzionare. Ci sarà qualcosa che è in grado di non far funzionare? Questo è un flessibile con un assorbimento di 860 watt, quindi siamo fuori dal suo range di potenza. Vediamo un pochino. Vedete che è arrivato a 733 watt e poi si è spento. Vogliamo riprovare? Riproviamo. (670), ovviamente andiamo oltre le sue potenzialità. Come vedete si avvia, quindi regge un picco, ma quando poi c'è questa escalation verso gli 860 watt di assorbimento molla il colpo e quindi si stacca normale. È fatto per resistere fino a 600 watt. Ma adesso andiamo a fare un altro test molto importante, perché Blue Yeti ci vende EB3A come gruppo di continuità. Quindi andremo a testare il gruppo di continuità con un PC, con un notebook. Ho collegato il Blue Yeti EB3A al Blue Yeti AC300 che farà come da impianto di casa, ok? Adesso andrò ad attivare la 220 dall'AC300 che è collegato al Blue Yeti EB3A e dovremo vedere la scritta UPS. Da lì andremo al portatile e poi proveremo a staccare la 220 che arriva al Blue Yeti EB3A e vediamo cosa succede.
attiviamo la 220, ok, è apparsa la scritta UPS, quindi da questo momento siamo in gruppo di continuità, ok? A scanso di equivoci vi faccio vedere che il portatile sotto non ha la batteria, quindi stiamo facendo funzionare solo con l'alimentazione, ok? Ora andrò a scollegare la 220. Ok, scollegata. Vedete che il notebook non ha risentito minimamente, non ha fatto neanche un accenno. Ci riproviamo. Vedete che l'output del nostro computer è circa 60 watt. Riaccendiamo la 220, sarebbe la corrente di casa, ok? Il vostro contatore di casa. UPS, ok? Quindi immaginiamo siamo durante un temporale e va via la corrente. Rischieremo di perdere il nostro lavoro sul PC, via la corrente, vedete, l'input non c'è più, il computer funziona regolarmente. Quindi UPS assolutamente promosso, funziona molto bene. In questo momento abbiamo anche modo di sentire la ventola. Avvicino il microfono. Anche la ventola di raffreddamento è molto silenziosa. Ma ora andiamo a dare un'occhiata all'applicazione che è molto bella. Ecco qui i miei bluetti, adesso andiamo su Bluetti EB3A. Vedete, vi dà l'eventuale ingresso in alto a sinistra della carica tramite fotovoltaico, a destra, in alto a destra, la carica tramite la rete. Possiamo attivare e disattivare inverter e corrente continua a nostro piacimento. Vedete? Tutto molto reattivo. Adesso tengo attivato tutto. Possiamo anche spegnerlo eventualmente e poi abbiamo tutta una serie di impostazioni. Allora, working mode, abbiamo standard, turbo, silent. La modalità turbo serve per caricare il Bluetti in modo super veloce, quindi fino a 400 watt in ingresso con la rete. È una modalità un pochino aggressiva, quindi è impostato su standard per preservare la vita della batteria. Comunque, nel caso ne doveste aver bisogno, potete utilizzare anche la modalità turbo. Silent è quella più lenta e che permette di caricare con la modalità per l'appunto più silenziosa, evitando il rumore delle ventole e così via. Eco setting, possiamo attivarlo, disattivarlo, impostare il timer fino a 4 ore. Questo, come vi dicevo, serve per disattivare l'inverter automaticamente dopo tot tempo se non ha carichi. Qua abbiamo le luci, vedete, possiamo attivarle anche tramite il Bluetooth. Adesso la spengo. Powerlifting. Powerlifting è una modalità interessante. Cosa fa powerlifting? Allora, se noi clicchiamo vediamo un messaggio. C'è scritto praticamente che è adattabile, è adatto per quegli elettrodomestici fino a 1200 watt, preferibilmente che emanano calore, ecco, quindi non elettrodomestici complessi come possono essere frigoriferi, condizionatori. Perché? Perché dobbiamo fare molta attenzione a questa modalità? Dobbiamo sapere come e quando usarla. Questa praticamente amplifica, diciamo, il segnale in uscita del nostro inverter da 600 a 1200 watt, ma va a modificare l'onda sinusoidale in modo abbastanza importante. Quindi cosa fa? È un po' il gioco delle tre carte. Praticamente abbassa il voltaggio per aumentare l'amperaggio e tramite questo giochetto riesce a portare fino a 1200 watt. Però qual è la conseguenza? Che l'onda sinusoidale sarà molto sporca e quindi se noi utilizziamo questa modalità su apparecchi come lavatrici o robe di questo genere rischiamo di danneggiarli irrimediabilmente, quindi facciamo molta attenzione. Questo powerlifting lo possiamo utilizzare per
un fornetto o qualcosa che emana calore, sì, quindi cose molto semplici, resistenze in grado di generare calore per lo più. Poi abbiamo anche la possibilità di eseguire l'update del firmware, vedete, adesso io sono aggiornato, però comunque Bluetti ci viene sempre incontro con nuovi aggiornamenti per risolvere eventuali bug o per migliorare anche l'efficienza dell'apparato. Ora l'ultimo test di ricarica tramite pannelli fotovoltaici. Abbiamo i pannelli fotovoltaici di Bluetti da 200 watt, in questo momento stanno entrando 156 watt, siamo al 99%, quindi va alla grande. Come metodi di ricarica, come vi dicevo, vabbè, possiamo caricarlo tramite la corrente di casa in modalità ultra veloce, normale o silenziosa. Possiamo caricarlo tramite la presa accendisigari, possiamo caricarlo tramite generatore, possiamo caricarlo in tutti i modi. Unica cosa che vi devo far notare, non vi viene fornito il cavetto per la ricarica tramite i pannelli fotovoltaici. È normale, vi danno solo il cavetto per la ricarica tramite la corrente di rete. Questo dovrete acquistarlo separatamente, il tutto presumo proprio per limare il più possibile i costi. Non è necessario per forza di cose utilizzare i pannelli fotovoltaici di Bluetti, anche se secondo me sono, per questa tipologia di centrale portatili, sono il top, perché questo qui è un pannellino piccolissimo, leggero, molto efficiente e funziona alla grande, quindi è la soluzione sicuramente più comoda. Però potreste anche utilizzare un pannello rigido. Considerate sempre l'input di 12-28 volt 8,5 A, questo è fondamentale, altrimenti non funziona. Comunque la cosa che molti si chiedono: è possibile utilizzarlo mentre si ricarica? Attacchiamo le nostre batterie, accendiamo l'inverter. In questo momento abbiamo in uscita 110 watt, in ingresso 153. Quindi se noi andassimo avanti con questo ritmo, teoricamente saremmo anche in guadagno, cioè avremo meno in uscita rispetto a quello che entra. Conclusioni riguardo a questo piccoletto. Allora, mi è piaciuto? Sì, mi è piaciuto tantissimo. Bluetti non delude mai, sforna sempre prodotti che sono veramente una figata, e questo non è da meno. Vedete, guardate, è proprio incredibilmente leggero, eppure racchiude molta tecnologia, anche in virtù del prezzo, che dovrebbe essere, adesso non so esattamente il prezzo perché faccio fatica a trovare informazioni ancora sul prezzo, a breve me lo comunicheranno, comunque vi lascio il link in descrizione. Dovrebbe stare tra le 300 e le 350 euro più o meno, quindi assolutamente abbordabile. A chi lo consiglio? Lo consiglio, beh, sicuramente a chi ha bisogno di ricaricare attrezzature video fotografiche o anche di utilizzare computer portatili, piccoli frigoriferi, quindi un po' a chiunque fa attività all'aria aperta, ma anche per chi vuole un piccolo gruppo di continuità a casa, per esempio per l'appunto un computer, per lavorare in sicurezza, per evitare che il lavoro vada perso durante un blackout. Per brevi blackout si può anche utilizzare per molte cose di casa, per far andare la televisione, un piccolo frigorifero, eccetera eccetera. Quindi è un prodotto molto versatile, sicuramente io sono convinto che di questi qua se ne venderanno veramente un sacco. Penso che diventerà il riferimento assoluto per questa taglia, perché secondo me per questa dimensione, questo peso, è veramente difficile riuscire a fare di più. Comunque, se avete domande scrivetemele sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciatemi un like, fatemi sapere cosa ne pensate e ci rivedremo presto, sempre con un nuovo video di Bluetti. Ciao a tutti, alla prossima, un saluto da Luca.